Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Se lasciare le vostre criptovalute, quindi i vostri fondi all'interno dell'exchange, all'interno dei DEX decentralizzati, all'interno delle piattaforme sulla DeFi non vi fa dormire la notte, bene, questo video dovete guardarlo dall'inizio alla fine perché vi voglio parlare di Nexus Mutual, quindi un fondo assicurativo di tutti quei danni che ci possono essere arrecati utilizzando exchange, DeFi e tutti quei protocolli dove noi andiamo a cedere le nostre criptovalute, ovviamente dopo la sigla. La DeFi permette di essere assicurati contro degli imprevisti. Funzionano normalmente come le assicurazioni tradizionali, il concetto è lo stesso. Un utente paga per essere protetto nel caso succeda qualcosa, una controparte incassa questo tipo di premio e tutela l'utente che ha sottoscritto un'assicurazione nel caso si verifichi un determinato evento. Nello specifico stiamo parlando di Nexus Mutual, che è una piattaforma decentralizzata che permette di essere assicurati contro eventi imprevisti, come ad esempio un bug sugli smart contract o un attacco hacker degli exchange. Il protocollo si basa sulla rete di Ethereum. La cosa particolare di questo progetto è che, come ho detto, è completamente decentralizzato, quindi anche il pool assicurativo è decentralizzato. Gli utenti andranno a mettere in comune le loro risorse in modo totalmente trasparente e decentralizzato. Il rischio è condiviso attraverso le pool e anche i relativi premi. Quando si va ad acquistare un'assicurazione all'interno di questo protocollo, si entra a far parte di questo ecosistema decentralizzato e si è protetti contro gli errori degli smart contract e contro gli attacchi hacker. Traduciamo il sito in italiano e andiamo un attimo a vedere all'interno di questo ecosistema. Possiamo andare a richiedere un preventivo per proteggersi, clicchiamo e ci viene aperta questa schermata dove noi possiamo andare a acquistare una copertura assicurativa. Possiamo andare a selezionare un filtro tramite YEL Token Protocol oppure il custodian, che sono ad esempio gli exchange. Portiamo l'esempio di Binance, noi possiamo andare a richiedere una quota assicurativa cliccando su Get Quote e andiamo a leggere che questo prodotto copre qualsiasi token o combinazione di token che hai nel custode, ovvero che hai nell'exchange. In caso di sinistro riceverai l'equivalente dei tuoi fondi persi in Ethereum fino all'importo coperto. In alternativa è possibile selezionare DAI. Supponiamo di avere un importo all'interno dell'exchange di un Ethereum e andarlo ad assicurare per un anno. Noi andremo a pagare 0,0259 Ethereum per l'intero importo. Possiamo pagare questa quota in Ethereum oppure con NXM. NXM è il token utility e il token governance dell'assicurazione di questo protocollo. Al CoinMarketCap rank 215 è un token con un valore attuale di 102,79 € e un'oscillazione positiva di 6,13%, con una totale supply di 6 milioni di token. È, come abbiamo visto, un token ERC20 perché gira sulla blockchain di Ethereum ed è acquistabile all'interno del protocollo assicurativo stesso. Ovviamente per effettuare tutte le transazioni bisogna connettere il nostro portafoglio tramite MetaMask, Wallet Connect, Trezor oppure il Ledger. Più in fondo andiamo a leggere i termini e le condizioni, ovvero gli eventi coperti, il custode, quindi l'exchange viene hackerato e perdi più del 10% dei tuoi fondi, i prelievi dell'exchange sono sospesi per più di 90 giorni. Per inviare il reclamo è necessario fornire la prova della perdita subita al momento del reclamo, bisogna aspettare 72 ore dopo l'evento in modo che i valutatori abbiano tutti i dettagli per prendere una decisione. Puoi richiedere fino a 35 giorni dopo la scadenza del periodo di copertura, a condizione che la tua copertura fosse attiva quando si è verificato l'incidente. Prima di stipulare un contratto, come un normale contratto, va letto attentamente, termini, condizioni, tutte le clausole e eventualmente scoprire tutti i dettagli qui bisogna cliccare e andare poi a leggere riga per riga quello che viene menzionato nel contratto. Come abbiamo visto noi possiamo anche andare a assicurare i nostri fondi all'interno dei protocolli come ad esempio Uniswap,
ThorChain, PancakeSwap e tantissimi altri. Vengono aggiunti regolarmente nuovi protocolli e prendono accordi in continuazione con grossi exchange per andare a tutelare gli utenti. Prima di continuare a farvi vedere delle parti di questa piattaforma, di questo protocollo, è bene sapere che Nexus Mutual è una società a responsabilità limitata con sede nel Regno Unito. I fondi di Nexus sono stati lanciati nel 2019 ed è supportata da grandissimi investitori a livello mondiale per quanto riguarda il campo della sicurezza e della blockchain. Il team è composto da circa 10 persone ed è guidato ed è capitanato dal fondatore Hugh Karp, che ha oltre 15 anni di esperienza nel settore assicurativo. Il token nativo viene venduto solo attraverso la loro piattaforma, la loro assicurazione. Una cosa molto interessante è che non hanno lanciato nessuna ICO, quindi non hanno fatto una raccolta fondi per la vendita del loro token, per avere fondi a sufficienza per lanciare il loro progetto, perché come ho detto prima sono stati finanziati da importantissimi investitori a livello mondiale. Ovviamente prima di stipulare un contratto assicurativo è meglio conoscere tutti i protocolli, tutti gli exchange che stiamo utilizzando in quel momento, ma soprattutto valutare bene la nostra esposizione, quindi quanto abbiamo all'interno di questi protocolli, ma soprattutto per quanto tempo avremo intenzione di lasciarli all'interno di questi protocolli, all'interno degli exchange, e quindi andare a capire per quanto tempo vogliamo assicurare i nostri beni. Vale anche sapere se stiamo utilizzando degli aggregatori, perché i nostri fondi inseriti in un aggregatore che poi li smista in automatico in altri protocolli, è bene sapere anche quali sono i protocolli utilizzati da questo aggregatore per poi andarli ad assicurare, perché se noi andiamo ad assicurare i nostri fondi su un aggregatore, ma poi questo aggregatore li smista in altre pool per farci ottenere un rendimento più alto, quelle pool vengono hackerate, la nostra assicurazione non va a coprire le pool hackerate perché noi abbiamo solo assicurato l'aggregatore di partenza, quindi bisogna fare anche attenzione a questa sottigliezza. Una volta che abbiamo capito tutte queste particolarità possiamo diventare un membro di Nexus Mutual. Diventare membro ci dà la possibilità di scambiare il token utili dalla piattaforma, acquistare la copertura assicurativa e guadagnare delle ricompense dallo staking, partecipare alla governance e alla valutazione dei reclami. Noi possiamo veramente diventare parte di questo ecosistema. Una cosa importante: l'iscrizione costa ovviamente pochissimo, 0,0020 Ethereum, quindi $6,34, ma bisogna fare il KYC, quindi per tutti coloro che non vogliono dare i propri dati, in questo caso bisogna effettuare un KYC ovviamente. Vi lascerò comunque tutti i link in descrizione dove potrete visionarli tranquillamente. Cliccando ad esempio su Protocol, vediamo che alcuni hanno già inserito altri protocolli, ad esempio Balancer versione 2 vi permette di fare l'assicurazione su Balancer e poi ottenere l'assicurazione anche su Ethereum e su Polygon, perché questo protocollo va a integrare queste chain. Qualora venissimo hackerati, qualora il protocollo ricevesse un hackeraggio o un bug, possiamo andare a richiedere il nostro premio assicurativo all'interno del nostro menu. Una volta che abbiamo ovviamente collegato il wallet, noi andremo a inviare il reclamo e la richiesta verrà inviata ai valutatori dei sinistri. I valutatori dei sinistri poi voteranno la correttezza dell'assicurazione e del danno che è stato subito dall'utente. Questo è un punto molto importante. Infatti Nexus Mutual non è un contratto assicurativo legalmente vincolante, ma è ciò che viene definita assicurazione discrezionale, in cui tutti i membri che fanno parte del progetto e periti valutatori andranno a determinare con il voto se il reclamo è valido. Mi rilascio a quello che ho detto prima, andate a leggere nel dettaglio la copertura assicurativa che volete chiedere, che cosa copre e cosa non copre. Cliccando in alto su Swap è possibile andare a convertire i nostri Ethereum per ricevere il token NXM. Una volta che abbiamo acquistato il token NXM possiamo cliccare su Start Membership e poi andare a pagare
la quota associativa. Praticamente il token NXM va un po' a rappresentare i diritti dell'utente. Il token può essere acquistato, come abbiamo appena visto, all'interno dello swap e può essere venduto solamente all'interno dello swap. Cliccando su queste freccettine possiamo andare a scegliere il quantitativo di token per ricevere Ethereum. Possedere il token, oltre agli scopi che abbiamo visto prima, è come se ci desse diritto alla quota azionaria. Infatti il token, il valore, il prezzo del token è direttamente proporzionale all'utilizzo di questo protocollo, all'utilizzo di questa piattaforma. Possiamo utilizzare anche il token nativo per andare a mettere, chiamiamolo così, in stake il token e ricevere un guadagno, un API. Noi in questo caso andiamo a coprire con i nostri fondi che mettiamo in stake gli utenti che richiedono un'assicurazione, quindi vale la pena, se vogliamo rischiare questi fondi, rischiarli nei protocolli o nelle exchange che riteniamo più sicuri, ovvero quelli a meno rischio di attacchi hacker o fallimento del protocollo e tutte le caratteristiche che andrete poi a leggere nel dettaglio quando deciderete di andare a coprire in modo assicurativo un exchange e di conseguenza gli utenti. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione, spero che il video sia stato utile e di vostro gradimento. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ed unirvi alla nostra community di Telegram per avere il supporto di cui necessitate e ovviamente per fare due chiacchiere insieme a noi. Noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao a tutti!